Buongiorno a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Qualche giorno fa vi ho presentato un exchange che si chiama Nominex, il broker partner di Binance, e quest'oggi andiamo a vedere il suo DEX decentralizzato che si chiama NomiSwap, ovviamente dopo la sigla. Io ho presentato Nominex Exchange, ho fatto la classica recensione e tutorial. Di recente Nominex ha lanciato il suo DEX, ovvero NomiSwap, e nel video di oggi andiamo a vedere il suo funzionamento. Ma prima di iniziare vi faccio le solite raccomandazioni che devono essere ascoltate, ovvero prima di utilizzare un qualsiasi swap, un qualsiasi DEX, facete parte della DeFi, bisogna avere ben chiaro i rischi che vanno dall'attacco hacker, dalla frode interna o esterna, rischi derivanti dalle smart contract, dalla liquidity pool, dall'impermanent loss. Insomma, dovrete aver ben chiaro quali sono i vantaggi ma anche quali sono gli svantaggi. Solo nel caso in cui abbiate una panoramica generale di questi due fattori, rischi e benefici, potrete operare con tranquillità in questo DEX, ma in qualsiasi altro DEX. Quindi se non sapete quali sono i rischi della DeFi, andate nella playlist Percorso Cripto che trovate sul mio canale, avete degli accenni a questi particolari problematiche, e in alternativa, se non avete ben chiaro i funzionamenti di questi ecosistemi, veramente non utilizzate i vostri fondi e non basatevi solamente su opinioni personali. Detto questo, essendo Nominex broker partner di Binance, NomiSwap girerà per forza di cose sulla Binance Smart Chain. Quindi per poter interagire con questo DEX bisogna avere un wallet non custodial, come ad esempio il classico MetaMask, debitamente settato sulla Binance Smart Chain. Anche in questo caso ho dei tutorial dedicati a MetaMask e dei tutorial dedicati al settaggio della Binance Smart Chain per poter operare su questi DEX. Un'altra cosa importante, oltre ad avere token e valute per poter interagire con i DEX, usando la Binance Smart Chain bisogna detenere delle porzioni di BNB all'interno di MetaMask, sia per interagire eventualmente col DEX stesso, ma soprattutto per il pagamento delle fee. Quindi prima di procedere, in alto a destra si clicca su Connetti Wallet, MetaMask in questo caso, accetto la firma di collegamento tra MetaMask e Nominex DEX e come vedete in alto a destra è apparso Binance Smart Chain e una parte del mio wallet. La rotellina a fianco al wallet abbiamo i setting o i default transaction speed, ovvero la velocità standard, fast o instant. Settando questi parametri si va a pagare più o meno fee. Inoltre possiamo anche andare a settare lo tolerance slippage. Perché viene evidenziato 0% swap fee? Perché tutte le fee di transazione che noi andiamo a pagare operando all'interno dello swap ci verranno riconosciute come un cashback al 100% nel token NMX. Quindi noi inizialmente paghiamo le fee di transazione, ma come cashback ci vengono riassegnate. Il token, nel momento in cui sto registrando il video, e molto probabilmente cambierà da quando lo visualizzerete, perché come ben sapete, chi segue il mio canale, io registro dei video ma poi li programmo per i giorni successivi. Questo purtroppo non posso farveli in tempo reale perché avendo un lavoro in un negozio devo per forza di cose organizzarmi diversamente e fare video nei miei tempi chiamiamoli così, morti, nel mio tempo libero, e programmarlo per tutte le settimane. Quindi ad oggi vale $1,54, ma non è detto che sia il medesimo prezzo quando lo visualizzerete. Attualmente all'interno di Nomiswap è presente lo swap interno, dove ci permette, un po' come siamo abituati con i classici swap, di scambiare token e valute che abbiamo all'interno del nostro portafoglio per altri token o valute. Ad esempio possiamo scambiare BNB
con tutti questi asset, compreso Nominex token. Nella sezione Launch Pool attualmente possiamo andare a mettere in stake NMX con una PR variabile attualmente del 188% e andremo a mettere per l'appunto in stake il token nativo e riceveremo i compensi nel token nativo stesso. Attualmente ci sono oltre 4 milioni di token all'interno di questa pool. Per gli amanti del farming, nella sezione farm abbiamo davvero diverse coppie. Tra l'altro abbiamo delle coppie con stablecoin, quindi utilizzando le coppie stablecoin è difficile andare incontro all'impermanent loss. Ho detto difficile, ma non impossibile. Quindi se si vuole minimizzare il rischio di impermanent loss, ad esempio si può utilizzare la coppia USDC-USDT LP token con un APR del 14,17%. Ovviamente le coppie un pochino più ad alto rischio hanno dei valori molto più alti. Se andiamo a inserire ad esempio NMX USDT LP token, l'andiamo a farmare al 134% variabile. Perché parlo di LP token? Perché andiamo a inserire per l'appunto i token LP, che sono i token che otteniamo andando a fornire liquidità. Ad esempio, se vogliamo andare a inserire LP token di NMX USDT, come bisogna fare? Bisogna andare su Liquidity, aggiungere liquidità e in questo caso che cosa andremo ad aggiungere? NMX e come secondo token USDT. Si clicca, si va ovviamente ad autorizzare la transazione. Adesso mi sta dicendo che non ho liquidità perché non ho effettivamente USDT e NMX nel portafoglio, però qualora avessimo sul portafoglio di MetaMask MNX, NMX e USDT, basterà andare a inserire il quantitativo di NMX, in automatico ci va a indicare la controparte di USDT che dovremo detenere nel portafoglio per aggiungere liquidità. Qualora le quantità risultassero nel nostro portafoglio, si va ad aggiungere liquidità e come premio, perché noi stiamo fornendo comunque due token all'interno dello swap per farlo funzionare, perché senza la liquidità questo swap non funzionerebbe, come premio e come riconoscimento del nostro versamento ci va a dare gli LP token. Ottenuti gli LP token si torna sulla sezione farm, si va a selezionare ovviamente la farm di riferimento, quindi noi abbiamo inserito liquidità NMX USDT, si va a inserire il quantitativo di LP token che abbiamo ottenuto, si clicca su enable e in automatico si va a guadagnare questa percentuale variabile. Quindi funzionalità semplici e basilari che però necessitano ovviamente di una conoscenza minima per poter operare sia sulle farm sia soprattutto per la liquidità. Se si vuole qualcosa di più semplice basta andare sul manual MNX sul Launch Pool, si mette a rendita MNX e si ottiene MNX stesso. Nota a favore, esiste il supporto che permette di chiedere al supporto tecnico qualsiasi cosa o qualsiasi problematica proveranno a risolverla. Come vi dico sempre, prima di operare all'interno di questi DEX, a parte conoscere i rischi e i benefici, bisogna andare a leggere tutte le note informative che ci mettono a disposizione gli sviluppatori, che ci permettono di andare a conoscere al meglio questi ecosistemi. Attualmente, se non dico una cavolata, correggetemi se sbaglio, questo DEX non ha ancora ottenuto un audit, ma è in programma per questi mesi e successivamente, secondo la roadmap, inserirà anche le IDO, GameFi, le classiche lotterie e addirittura il lending e il borrowing, quindi cercherà di diventare un DEX a 360 gradi inserito nella DeFi. Ricordo che è un DEX recente, appena nato, mi pare che sia nato il 30 dicembre 2021 e quindi pian piano si sta sviluppando. Per quanto riguarda la community, presente come sempre su Twitter, canale annunci Telegram e community Telegram. Bene, siamo arrivati anche per oggi alla fine del nostro appuntamento. Mi raccomando, se il video vi è piaciuto, l'abbiate trovato utile, per piacere, per supportare il mio lavoro, iscrivetevi al canale. E se avete domande, bisogno di assistenza, potete scrivermi sia nei commenti, ma soprattutto per un'assistenza un pochino più rapida,
andate a contattare gli admin o anche me o gli utenti sulla nostra community Telegram. Come sempre vi ringrazio per l'attenzione e per il vostro tempo, vi auguro una buona giornata e ci vediamo presto. Ciao!